Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Oggi voglio fare un mix di tecniche, nel senso che intanto voglio provare a disegnare sempre un cervello in sezione, un po' stilizzato ovviamente, dove si vedranno i due emisferi cerebrali. E adesso non ho ancora deciso se fare, cioè sicuramente farò una flip cap dentro a queste sagome. Non so se mettere il silicone oppure versare sopra il VD40. Adesso lo vediamo quando inizieremo il progetto. Sapete che io improvviso un po' su certi aspetti. Farò uno sfondo sfumato, però mi piacerebbe creare poi uno swipe sul fondo un po' delicato e userò non più il nero ma un altro colore che adesso vedremo in base un po' a come risulterà lo sfondo. Ecco, il colore lo decideremo dopo. E quindi farò sicuramente, siccome voglio fare dentro queste sagome che ho già usato ancora per fare delle prove mie, vedete, le avevo ritagliate su carta, cioè praticamente sembra un po' un cervello sezionato, no? Si vede dall'alto come se fosse sezionato qui e uno lo guarda in questo senso. Quindi avremo l'emisfero destro e l'emisfero sinistro e utilizzerò per uno i colori caldi e per l'altro colori più freddi, in modo che si possano differenziare. E per i bordi utilizzerò queste mascherature in carta, sì, è una carta adesiva un po' impermeabile, ma cioè sicuramente per poi fare la flip cap sopra dovrò fare dei bordi sulla tela alti, e per fare questi bordi alti credo che userò la colla a caldo, che è trasparente, quindi dopo insomma si colorerà. E niente, insomma, quindi iniziamo col preparare il nostro sfondo, anzi, iniziamo col preparare la nostra sagoma e poi subito lo sfondo. Lo swipe sarà l'ultima cosa, quindi sagoma con la colla a caldo, sfondo, flip cap dentro al nostro cervello e swipe intorno. Questo è il progetto. Vediamo subito, andiamo a iniziare, vediamo cosa ne esce, perché ce l'ho in testa, ma mi sa che mi sto imbarcando in qualcosa di un po' complicato, ma ci proviamo. Andiamo a vedere insieme. Allora, l'idea è di fare una sezione del cervello con l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, dove l'emisfero destro è quello più volto, diciamo, alla creatività, quindi voglio farlo più colorato, e quello sinistro è invece quello più volto alla razionalità, per cui dei toni sicuramente un po' più spenti, un po' più, diciamo, un po' meno colorato. Adesso devo capire se farlo sul grigio nero bianco oppure sui toni del blu, azzurro blu, e l'altro invece con più colori, magari giallo, con anche del giallo, rosso. E c'ho un'idea, però intanto andiamo a fare la sagoma. Io ho ritagliato questa, in realtà l'avevo già ritagliata, avevo già fatto delle prove, è una carta per mascherature adesiva, e quindi andiamo ad applicare più o meno così. Lasciamo un po' separati così, ok. Ok,
Allora, questi sono i due schieramenti, uno con i colori freddi, questo è un verde mela, un verde chiaro comunque, azzurro cielo, un azzurro turchese, un verde blu, un blu di Prussia quasi elettrico, un viola che però tende un po' più con una punta di rosso in più, questo è un magenta scuro. Allora, questo è un fucsia, un arancione e un giallo limone. Quindi faremo adesso due tazze, una con i colori freddi, una con i colori caldi, per rappresentare i due emisferi. Allora, iniziamo, magari ci avviciniamo un po' e quello che non volevo proprio, quello che non volevo. Dopo ovviamente lo ritoccheremo, ma insomma era proprio quello che non volevo, Vediamo se ce la facciamo a sono stata un po' più maldestra a versare questo. Ho un sacco di bollicine perché come al solito non lascio riposare. Fermati lì, fermati lì, fermati lì. Ecco, appunto. Vabbè, adesso lascio un attimo andare la cosa perché è molto difficile, avrei dovuto fare un muro. Vabbè, però forse se si mischiano in modo... Allora, non ho messo silicone, non ho messo nulla, Ecco, allora, la difficoltà è proprio riuscire a distribuire. Qua, per esempio, io mi devo per forza aiutare, ok? Qua io devo spingere il colore qui perché voglio riempire ogni
angolo. Ok, qui è fuoriuscito ancora, allora anche qua devo aiutarmi e spingere il colore. Non volevo questo effetto, ma devo farlo. Scoppiamo perché ho tantissima aria, tantissime bollicine d'aria e non l'ho lasciato riposare. Vedete che non lasciare riposare il colore non è assolutamente buono, soprattutto perché io adesso non lo inclinerò più. Allora, non era mia intenzione che si fondessero qua in mezzo, però potrei anche accettare la cosa, magari un po' meno. Allora, copro un po' intorno qua, perché non vorrei un po' così e vediamo se ci basta. Allora, spruzzo un po' di questo in un bicchierino, lo faccio lontano dal Allora, credo che qua in mezzo lo lascerò così, perché alla fine che i due misteri si congiungano è un po' più fisiologico e comunque non mi dispiace.
E in realtà più che un cervello potrebbero sembrare due ali di farfalla, se li avessi fatti con una forma diversa forse... vabbè, comunque non mi fa impazzire, però adesso guardiamo come asciuga. C'è una quantità di colore enorme e che aveva senso se avessi messo il silicone nei colori, perché comunque un po' deve galleggiare per creare le celle, ma così, cioè, avendo poi deciso di provare a mettere il VD40 sopra, cioè non ha molto senso, perché non c'era bisogno. È che io cambio idea strada facendo e quindi vabbè. È un errore, cioè nel senso un errore, pasticciavo forse un po' meno, ecco, mi complicava un po' meno la vita. Ecco, sai cosa ci vorrebbe? Solo che ho paura di fare un pasticcio, ci vorrebbe un fiore qua in mezzo. Ci vorrebbe un fiore qua in mezzo. Qua si è un po' contaminato, però insomma facciamo che qualche connessione neuronale c'è. Qua in mezzo mi viene da farci un palloncino, ho paura però di fare un pasticcio, ho paura di fare un pasticcio. Provo, sono un po' indecisa. Allora, aspetta però che prendo l'altro, provo. Io mi fermerei perché ho paura veramente di fare un paciugo.
Allora, io mi fermo qua, non mi piace assolutamente questa parte, non so bene come verrà. Questa invece mi piace molto. È stato molto difficile tirare lo swipe qui e anche qui ovviamente perché c'è la sagoma e il bordo in rilievo, per cui non riuscivo a... da questa parte mi è venuta decisamente peggio. È che ho un po' timore ad andarci attorno, ecco. Una cosa che potrei fare è cancellarla, cioè grattare via questa parte e rifarla. Potrei anche far così. Ovviamente faccio tutto perché questa parte mi piaceva, però non riesco a... Allora, ok, proviamo, mi è rimasto un po' di... Allora, qua mi piacerebbe coprire con un po' d'oro in più, Vedete che le gocce di silicone fanno già separare un po' il prodotto, no? Ok. Un po' di roba. Vediamo se riusciamo a reticolare un po'. Oddio, qua ho bruciato la carta, perché in realtà non voglio una cosa molto pesante, ho scelto l'oro apposta, però vabbè, basta, non lo tocco più, vediamo come asciuga. Allora, questo è il risultato asciutto. Allora, premesso che non era esattamente, non corrisponde al progetto che avevo in testa. Avete visto che ho cercato di abbellirlo in più modi. Ero anche indecisa, cioè non volevo assolutamente pubblicarlo perché a un certo punto ho proprio pensato di fermarmi, di buttare tutto. E poi in realtà, insomma, mi diverto anche a proseguire, se mi viene qualche idea, mi diverto anche a modificare, 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 lo faccio spesso. E quindi ho cercato di abbellirlo e ho pensato che poteva essere utile anche dare spunto di questo tipo. E quando magari c'è qualcosa che non sta venendo bene, si può comunque provare a migliorarlo in vari modi. Allora, qui abbiamo fatto una tecnica di flip cut dentro alle sagome e
abbiamo fatto un po' di balloon smash, quindi palloncino per creare un po' qualche fiore, e poi lo swipe intorno qui con la base trasparente, ok? Ho già 2 video dove spiego questa modalità. E siccome non mi piaceva il contorno con la colla, era molto visibile, l'ho ricoperto con la foglia d'oro. E in realtà mi piaceva molto l'effetto infiocchettato, dove creava tutti questi fiocchetti, dove vi ho messo anche l'immagine, no? È ovvio che non potevo lasciarla così perché la foglia d'oro è molto volatile, impalpabile, si sbriciola, vola, quindi cioè bastava sfiorarlo e si sarebbe disintegrata. Avrei dovuto pensarci prima, magari progettando prima, avrei potuto mischiarla con una pasta materica trasparente o anche forse colla, comunque insomma ci sono delle paste per fare il materico molto valide, e poi applicarla a fiocchetti tutto intorno, ecco, allora si sarebbe asciugata più dura e avrei potuto tenerla così. Tornando indietro, una modifica che farei è quella, cioè mi piaceva proprio l'effetto volume della foglia d'oro che vi ho messo appunto nelle fotografie finali. Però insomma ho dovuto grattarla via perché non ci ho pensato prima, per cui insomma il risultato è questo qui. Non è esattamente, anzi non è per nulla come ce l'avevo in testa io, però insomma mi sento in un qualche modo di averlo recuperato, e per cui insomma ho detto può essere un valido spunto. E niente, questo è quanto, io vi do appuntamento al prossimo video, vi chiedo di lasciare un like se comunque avete gradito il video, e non vi costa assolutamente nulla, vi basta cliccare il pollice in su e noi ci vediamo appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!